Amiche ed amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vorrei parlarvi di un tool distribuito gratuitamente da Microsoft che forse non in tanti conoscono, ma che ritengo molto utile perché aggiunge funzionalità a Windows che facilitano e soprattutto velocizzano le operazioni quotidiane. Questo tool non è certo una novità. Infatti, fin dai tempi di Windows 95 viene utilizzato dai cosiddetti power users per massimizzare la produttività e aggiungere ulteriori personalizzazioni. In realtà, i Power Toys di Microsoft, questo è il nome, sono una raccolta di programmi di utilità freeware e open source distribuiti con licenza MIT, dei quali potete trovare e visionare il codice sorgente C# andando nella relativa pagina di GitHub. Il lancio di Windows 11 è coinciso con l'uscita di una nuova versione di Power Toys perfettamente integrati con il nuovo sistema operativo di casa Redmond, ma è perfettamente utilizzabile anche su Windows 10, purché sia almeno la versione 19.03. La versione di Windows la potete vedere digitando WinVer e premendo Invio. Prima di andare avanti, vi chiedo di aiutarmi con il canale mettendo un bel like. A voi non costa nulla, ma per me è davvero molto importante. Grazie! Per scaricare Power Toys, vi basterà andare in questa pagina e cliccare su powertoyssetup.exe. Come sempre, vi lascerò il link di questa pagina in descrizione. Al termine del download, non vi resta che eseguire l'installazione. È davvero banale, quindi eviterò di mostrarvela. L'unica cosa che potete decidere è se eseguire questo tool automaticamente ad ogni avvio di Windows oppure no. Lanciando il programma, vi troverete davanti questa finestra, che è una sorta di tutorial, dove a sinistra troverete una lista di tutti i singoli tools, mentre sulla destra, nello spazio principale, trovate la descrizione di cosa fa il tool selezionato, gli eventuali tasti rapidi da premere per attivarlo e dei suggerimenti e consigli. I tasti di avvio rapido sono totalmente configurabili a piacere, cosa davvero comoda. Cliccando su Apri impostazioni vi si apre il programma vero e proprio, molto simile alla finestra di prima, ma sulla destra trovate tutti i possibili settaggi del tool selezionato. Lo scopo di questo video è quello di farvi conoscere questo insieme di tools e illustrarveli velocemente così che possiate valutarne l'effettiva utilità per voi. Non andrò quindi troppo nello specifico, ma farò solamente una carrellata delle varie caratteristiche. Lascio poi a voi il divertimento di scoprirle più attentamente. La prima utilità, tradotta in modo terribile con il nome di attivo, è utile tutte quelle volte che non volete che il PC vada in modalità risparmio energetico e quindi evitare che vi vada in stand-by o vi si spenga lo schermo. Grazie a questo tool potete farlo in modo davvero veloce e senza dover andare nelle impostazioni di sistema a modificare il risparmio energetico. In questa pagina potete selezionare le varie modalità, ma in modo super veloce potete cliccare col tasto destro del mouse sull'icona Awake presente nell'area di notifica. Come potete vedere, si può selezionare di mantenere lo schermo sempre acceso, oppure una delle modalità previste, la stessa cosa che potete fare anche dalle impostazioni. Il secondo tool è attivabile con la combinazione di tasti Windows Shift C ed è comodissimo perché permette di selezionare un qualsiasi colore presente sullo schermo e di averne a disposizione il codice esadecimale, RGB e HSL. Se siete dei grafici, ma anche semplicemente dei programmatori, ne capirete immediatamente l'utilità. È inoltre possibile copiare questi valori nella clipboard, ma anche modificarli. Il terzo tool è un editor di layout ed è comodo se utilizzate spesso più applicazioni contemporaneamente e volete disporre le finestre sullo schermo in modo rapido e veloce. Premendo i tasti Windows Shift o accentata
si apre l'editor di layout, dove è possibile vedere i layout già impostati, crearne di totalmente nuovi, ma anche modificare quelli presenti. Una volta selezionato il layout, basterà trascinarvi dentro le varie finestre tenendo premuto il tasto Shift. Il quarto tool è molto semplice e c'è poco da dire. Semplicemente abilita l'anteprima dei file PDF, MD ed SVG nella finestra di Esplora File. Il tool successivo è molto utile per ridimensionare in modo davvero veloce i vostri files JPEG. Vi basterà andare sull'icona di un'immagine, cliccare col tasto destro e cercare il menu Ridimensiona immagini. A questo punto vi basterà selezionare la grandezza del ridimensionamento tra le varie opzioni preimpostate, oppure impostarne una a vostro piacimento, decidere la tipologia di ridimensionamento, se creare una copia o modificare l'originale, e in un attimo l'immagine è ridimensionata senza nemmeno bisogno di aprirla. Davvero utile! Il tool Gestione tastiera permette di mappare qualsiasi tasto con un altro ed è possibile farlo anche con una combinazione di tasti. Per fare un esempio, se per qualche motivo sconosciuto volete per esempio che ogni volta che premete la lettera A vi appaia una lettera E, ora potete farlo. La comodità è che potete rimappare i tasti, compresi quelli scorciatoia, solamente di un'applicazione che volete voi, e questa credo che sia una cosa molto utile. Mouse Utilities ha un'unica funzione, banale ma molto comoda, ovvero quella di evidenziare il puntatore del mouse quando lo perdete di vista. Non so a voi, ma a me ogni tanto capita. Basterà premere 2 volte il tasto CTRL ed ecco qua la freccetta del mouse. Magia! Per chiudere vi basterà fare un clic o premere ESC. In realtà questa funzionalità è già presente da tempo in Windows senza che ci sia bisogno di un tool apposito. Se infatti andate nelle impostazioni del mouse, poi in impostazioni aggiuntive e da questo punto in opzioni puntatore, l'ultima opzione fa più o meno la medesima cosa ogni volta che premiamo il tasto CTRL. Proviamo. Decisamente meno scenografico, ma ugualmente utile. Andiamo avanti. Il Power Rename è un'utilità molto comoda e potente per rinominare un file, ma anche più files contemporaneamente. Basterà selezionare i files che si vogliono rinominare, cliccare col tasto destro e cercare la voce Rinomina speciale. A questo punto è sufficiente selezionare il filtro desiderato. Se ad esempio al posto di immagine voglio rinominare in mare, trasformare tutto in maiuscolo, magari esclusa l'estensione, e se ho vari file e li voglio quindi anche numerare, ecco fatto. Vedete qua nell'anteprima il risultato. Clicco su Apply e guardate qua. Ecco fatto. Power Toys Run si attiva premendo Alt e Spazio e serve per avviare in modo veloce qualsiasi programma. È molto simile a quanto si può ottenere dal menu Start, ma ha il plus di ammettere anche caratteri gialli per la ricerca. La guida ai tasti di scelta rapida vi mostra a video tutte le scorciatoie disponibili allo stato corrente del desktop e si attiva premendo Windows Shift U accentata. L'ultimo tool che andiamo a vedere serve per disabilitare o abilitare in modo rapido la webcam e il microfono, così come in genere è possibile fare con i tasti funzione presenti su quasi tutti i laptop. È possibile farlo durante una chiamata e la disabilitazione è a livello di sistema e non di singola applicazione. Se chiudete i Power Toys vi si riabilita tutto, quindi fate attenzione con questa funzione. Bene gente, abbiamo finito. Come già detto, io ho fatto una veloce carrellata delle funzionalità. Se siete interessati, sta a voi studiarvele e approfondirle meglio. Il video termina qua.
Spero che l'abbiate trovato utile. Vi rinnovo la richiesta di mettere un like al video. Consigliatelo ai vostri amici se vi è piaciuto e ai vostri nemici se non vi è piaciuto. Dopo questa cretinata vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!